Ciao, ho un avviso riguardo l'episodio di oggi. In questa puntata, più che in ogni altra, vengono riportati eventi terribili ed azioni spaventose. Se sei solito proporre a dei piccoli questo podcast, ti consiglio di ascoltare tu per primo la puntata e di decidere se è il caso di esporli a questo racconto. Ho piacere che anche i piccoli ascoltino questo podcast, ma in questo caso occorre veramente prudenza. Anche i più sensibili corrono il rischio di provare un certo disagio, per cui l'invito è di procedere con cautela. Iniziamo. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 126. La casata di Menelao, seconda parte. Atreo e Tieste, i fratelli terribili. Stiamo facendo conoscenza con la famiglia di Menelao e di Agamennone, due tra i protagonisti più importanti della guerra di Troia. Entrambi i fratelli sono, come certo ricordi, nipoti di Tantalo, una eredità terribile. Oggi proseguiamo il racconto su Atreo e Tieste. Atreo è il padre di Agamennone e Menelao, Tieste è il loro zio. Tra i principi, Atreo e Tieste non corre buon sangue per questioni di successione al trono di Micene. Come abbiamo saputo nella scorsa puntata, Atreo è riuscito a salire al potere spodestando il fratello dal trono. Questa vittoria politica però non gli basta. Egli vuole vendicarsi per gli affronti subiti. La seduzione della moglie Erope da parte proprio del fratello Tieste e il furto del vello d'oro. Il re di Micene organizza una terribile vendetta ai danni del fratello. Invita ad una cena Tieste e i suoi figli, come per rapacificare i rapporti. Il fratello accetta ben volentieri l'invito, non sospetta alcun inganno, in fin dei conti ormai Atreo è l'unico re e può avere tutto ciò che vuole. Tieste, durante il banchetto, un altro banchetto fatale, è così sollevato che le cose tra lui ed il fratello si siano appianate che si rammarica solamente di non aver vicino i suoi figli per godere di questa riconciliazione insieme a loro. Atreo conforta Tieste dicendo che si può, in un certo qual modo, dire che i suoi figli in realtà siano proprio lì, molto più vicini a lui di quanto non si pensi. Anzi, si può dire con certezza che i suoi figli sono lì, con lui, in quel momento. Tieste sorride confuso, non comprende il senso di queste oscure frasi, reputa che il fratello parli in tale modo a causa dei fumi del vino. Come avrai già capito, la efferata vendetta di Atreo si è abbattuta sui figli di Tieste, li ha uccisi, li ha fatti cucinare e li ha serviti come orribile pasto al padre. Tieste inorridisce quando su un argenteo vassoio di portata vede le teste mozzate dei suoi amati figli.
Di fronte ai racconti di questi eventi, noi proviamo oggi raccapriccio, ribrezzo, incredulità. Atti di cannibalismo sono presenti nel mito e azioni così estreme fanno parte del mondo eroico, in cui terribili sono le vendette e brutali le loro messe in atto. Gli eroi sono figure eccezionali, sovrumane, sono personaggi che agiscono al di là di ogni legge. Si immergono fino al collo in azioni eccessive, smisurate. Non solo in atti di valore o di coraggio, ma altrettanto, come in questo caso, nell'abominio della vendetta. Nella tragedia di Seneca, Tieste, Atreo afferma: «Il tiranno che dà la morte è un tiranno gentile. Nel mio regno la morte è una grazia, bisogna invocarla». Pare di sentir parlare Nerone, il folle imperatore romano, cui Seneca fece da precettore. Ti propongo un estratto dalla tragedia. Tieste, a tavola, si rivolge al fratello Atreo. «Mi manca solo una cosa per essere ancora più felice: godere questo momento gioioso con i miei figli». «I tuoi figli? Ma puoi far conto che siano proprio qui, tutt'uno con il loro padre. Ci sono e ci resteranno, credimi». Tieste comincia a star male fisicamente. È come se il suo corpo lo volesse avvisare, come se si rifiutasse di voler assumere quell'orrido pasto. Che cos'è questo tumulto che mi devasta le viscere? Cosa mi trema dentro? Sento un peso prepotente, insopportabile. Mi esce dalla bocca un gemito che non è il mio. Tieste teme forse di essere stato avvelenato, o peggio, sospetta la verità. Chiama in aiuto i propri figli. «Presto, venite, figli miei, è il Padre vostro che vi chiama. Venite ad aiutarlo. Mi basterà vedervi e l'angoscia se ne andrà. Li sento le loro voci, mi parlano. Ma dove sono?» Atreo mostra al fratello le teste dei bambini trucidati. «Spalanca le braccia, padre. Eccoli qui, sono qui. Li riconosci, i tuoi ragazzi?» Tieste trasale. Tra il pianto e la rabbia maledice il fratello, ma Atreo continua. «Continuavi a frignare che volevi i tuoi figli, adesso prendili e sta allegro. Sono tutti per te ora. Su, baciali». Tieste piange, abbraccia quelle teste insanguinate. Esige che gli vengano consegnati i corpi dei suoi figlioletti. Vuol dar loro una degna sepoltura. E Atreo, terribile: «Ma già ce l'hai tutto ciò che resta dei tuoi figli. Li hai mangiati tu, i tuoi figli». Tieste, scacciato, inebetito dal dolore, torna solitario e distrutto al proprio palazzo. Questo atroce delitto segna il destino di Atreo e dei suoi discendenti, Menelao e Agamennone. Atreo è un re potentissimo, inavvicinabile. Tieste non ha possibilità alcuna di riuscire a vendicarsi di questa azione inumana. Non ha più figli maschi, ma gli rimane ancora una giovane figlia, Pelopia, che gli è estremamente devota. C'è chi racconta che, obbedendo ad un oracolo, Pelopia abbia voluto giacere con il padre in modo da poter generare un figlio maschio che avrebbe potuto diventare la mano vendicatrice di Tieste. Altri che Tieste sia stato spinto da un oracolo a sua volta ad unirsi alla figlia. Altri ancora raccontano una versione maggiormente cruenta. Si narra che la giovane, sacerdotessa di Atena, sia stata violentata dal padre Tieste, il quale, ubriaco, l'ha incontrata in un bosco e non l'ha riconosciuta come la propria figlia. Pelopia
durante un sacrificio ad Atena, si è ritrovata con la veste macchiata del sangue della vittima sacrificale. Effettuato il rito, ella corre verso un torrente nel bosco per lavare via dalla sua candida veste quelle macchie rosse. È mentre compie questa azione che viene scoperta e sopraffatta dal suo stesso padre. Nella lotta la giovane riesce a sottrarre la spada al suo violentatore, ma non riesce ad usarla. Il bambino che nasce da questa violenta relazione, Pelopia, lo abbandona nel bosco alla mercé delle bestie. Il bimbo non muore, viene anzi salvato da una capra selvatica che lo allatta. Da questo animale il giovane avrà il suo nome, Egisto. Egisto è una grande figura di quelle attorno a cui ruotano eventi al solito terribili. Secondo Igino, dopo aver stuprato la bella Pelopia, Tieste, non ritrovando più la spada, fugge via per timore di essere riconosciuto. La giovane, che durante la violenza ha chiuso per orrore e vergogna gli occhi, non ha riconosciuto nel suo violentatore l'amato padre. Sola e disperata, Pelopia vaga nel bosco. Per volere del destino, Atreo, il terribile re di Micene, l'assassino dei figli di Tieste, incontra la nipote. Ignorando chi lei sia, la prende nel palazzo con sé e ne fa, c'è chi dice, la propria sposa. Egli è così generoso che accetta il figlio che lei porta in grembo come figlio suo e così lo cresce. Passano molti anni. Finalmente Atreo riesce a catturare e imprigionare il fratello. Il re di Micene teme una vendetta per le sue terribili azioni, inferte con incredibile crudeltà. Meglio liberarsi di questa minaccia, ponendo fine alla vita del temuto Tieste. Ordina al figliastro Egisto di scendere nelle prigioni e di andare ad uccidere il prigioniero, una specie di cruento rito di iniziazione per l'età adulta, se vuoi. Questo prigioniero, se liberato, attenterà alla mia vita. Anche tu, come me, desideri la sua morte, vero, caro Egisto? Egisto, armato della spada che gli è stata data in dono dalla madre, scende deciso le scale delle buie prigioni per andare ad uccidere, lui non lo sa, il suo proprio padre. Entra nella cella dove si trova Tieste, gli ordina di prepararsi a morire. Carica le braccia, sollevando in alto l'arma per colpirlo mortalmente, quando il vecchio figlio di Pelope alza gli occhi e riconosce la spada. Chiede al suo esecutore dove l'abbia trovata. Egisto risponde che quella spada gli è stata donata dalla madre, la sua cara madre Pelopia. Tieste non crede alle sue orecchie. Il giovane ragazzo che gli è di fronte è sangue del suo sangue, carne della sua carne. Ora ha capito. Ricorda quell'azione terribile compiuta in riva al ruscello e velocemente conferma al giovane che lui, Egisto, proprio lui è suo figlio e non è figlio di Atreo. Egisto, confuso, esce in fretta dalla cella e torna dalla madre chiedendo spiegazioni. Entrambi scendono di nuovo nelle prigioni e Pelopia, riconosciuto il padre, sopraffatta dall'orrore, si appropria velocemente della spada e si uccide. Tieste ed Egisto rimangono pietrificati dalla scena. Nulla si può più fare per soccorrere la cara Pelopia. Egisto estrae la lama insanguinata dal corpo della madre e, seguendo il piano di vendetta di Tieste, la porta ad Atreo. Con incredibile sangue freddo, Egisto afferma: «Con questa lama ho ucciso il tuo nemico, padre mio». Atreo tira un sospiro di sollievo. Tieste non è più una minaccia ormai. In realtà,
mentre Tieste fugge dalle prigioni riacquistando la libertà, Egisto si prepara all'azione, alla vendetta. Accompagna Atreo nel bosco. Il vecchio re vuole compiere un sacrificio agli dei sulle rive di un ruscello. Appena Atreo si china per immergere le mani nell'acqua, Egisto, vendicatore, con la spada di suo padre, del suo vero padre, sgozza il re di Micene. Tieste finalmente si riappropria del trono. L'azione vendicatrice di Egisto non si fermerà qui. Moltissimi anni più avanti in questa storia concorrerà alla uccisione di Agamennone, figlio di Atreo, fratello di Menelao. E a proposito di Agamennone e Menelao, giovanissimi figli di Atreo, al ritorno al potere di Tieste devono fuggire, come si dice, a gambe levate. Trovano rifugio a Sparta, dall'accogliente re Tindaro. Anni più tardi, Agamennone, cresciuto e divenuto adulto, è in grado di andare in battaglia. Decide di partire alla riconquista di Micene e riesce nel suo intento. Tieste è defunto da diversi anni. Agamennone uccide l'attuale re, un certo Tantalo, un omonimo della figura maledetta, e ne sposa la bellissima vedova, Clitennestra, una delle due figlie di Tindaro. Menelao non ha una sposa, ma come sai, Tindaro ha un'altra figlia, Elena. Pare che Elena sia stata destinata proprio a lui. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.